Ma Garibaldi non poteva farsi gli affari suoi? Ogni volta che sento questa frase mi gela il sangue, poi però mi rallegro perché mi ricordo che se possiamo giocare a far finta di odiarci da nord a sud è solo perché parliamo la stessa lingua, siamo tutti fratelli e siamo così uniti che possiamo permetterci di far finta di essere diversi. La versione grosso modo definitiva dell'Italia unita che conosciamo si suggellò nel 1870 con la breccia di Porta Pia. La città di Roma era l'ultimo grande tassello in quel grande puzzle che aveva preso forma in uno stato centralizzato, monarchico, laico e liberale. Questa combinazione di caratteristiche è stato l'esito di una serie di idee e proposte che hanno scolpito le fasi del risorgimento italiano, dalla restaurazione alle guerre d'indipendenza. Il video di oggi è facile, facciamo un elenco di quelle che furono, grosso modo, tutte le idee risorgimentali. Riunifichiamo l'Italia, sì, ma come lo facciamo? A voi l'ardua sentenza sulla vostra versione preferita in base alle vostre idee. Partirei con un'idea abbastanza diffusa e che ho scoperto essere in realtà molto ben voluta, almeno da quelli che la conoscono e che la possono prendere in considerazione. Parliamo del federalismo italiano, l'Italia immaginata come federazione di stati. In realtà, come scopriremo in seguito, l'idea dell'Italia federata non era una delle numerose carte da giocare tra le tante. L'Italia federale non è la Repubblica di Mazzini, che è una cosa ben precisa e relegata a uomini un po' troppo di sinistra. L'Italia federale è più che altro la base di partenza su cui quasi tutti erano d'accordo, ognuno poi con qualche differenza. Negli anni però della primavera dei popoli, dove da un giorno all'altro sorgevano autonomie locali, si respirava nell'aria che era solamente questione di tempo. Prima o poi le innumerevoli realtà italiane si sarebbero avvicinate sempre di più. L'idea dell'Italia federale trova legittimazione in quello che è banalmente il nostro passato, il paese delle 1000 città, l'Italia dei comuni, il Rinascimento. Da secoli l'Italia è quel posto dove il paesino insulso con 20.000 abitanti ha comunque una storia da raccontare. E se vai nel paesino di fianco, questo ha un'altra storia e tendenzialmente i due si odiano per un sacco di motivi. Una così variegata diversità non può trovare la sua armonia in uno stato centralizzato, come potrebbe essere per esempio una monarchia. Dobbiamo cacciare il dominatore straniero e poi far sì che le realtà italiane si uniscano insieme tutte alla pari però. Il federalismo italiano affonda le sue radici più recenti in realtà già dai tempi della Rivoluzione francese. L'Italia sotto dominio francese, ai tempi di Napoleone, era una confederazione con i vari macro regni distribuiti nella penisola. Nella prima metà dell'Ottocento l'organizzazione federale dello Stato era ampiamente diffusa in tutta Europa in realtà. Era applicata alla penisola italiana come legittima continuazione del Rinascimento, ma era applicata anche alla Confederazione germanica. Indirizziamo la Confederazione germanica verso un sempre più legato Stato federato. Ma non è finita. Persino l'impero austriaco stava iniziando a prendere in considerazione l'idea federata, almeno parzialmente. Avete presente la famosa frase che la gente usa sempre sbagliando: l'Italia è solo un'espressione geografica? La frase la pronuncia Metternich, cancelliere austriaco. La frase viene riproposta da quei, spero pochi, pazzi che mettono in discussione il risorgimento italiano e la pronunciano come a dire: l'Italia non è mai esistita, anche il risorgimento è stata una pagliacciata. Ecco, Metternich, che pronuncia questa frase, era un fautore del federalismo austriaco. Com'è possibile? Allora anche l'Austria non esiste? No, l'Austria sta dominando su molteplici popolazioni non germaniche e queste si stanno svegliando. Cavalchiamo la moda del momento e aggiorniamoci con una federazione. Analogamente, ad oggi l'Italia è quella porzione geografica, ma chi ci dimora dentro si sta svegliando e non è come nell'impero dove tutti sono diversi, ma lì tutti sono uguali da nord a sud, quindi prestiamo attenzione. Il federalismo italiano trova il suo massimo consenso dopo il 48, quando in numerosi fuochi accesi in tutta Italia non bastano per scatenare la sollevazione generale. Il sogno di schiacciare i sovrani, tanto stranieri quanto italiani, sparisce. Agiamo quindi in maniera intelligente, non abbandoniamoci al sentimento popolare, ma lavoriamo insieme, parallelamente, e lavoriamo per impedire l'accentramento del potere in una sola casa reale, quello che poi avvenne in Italia. Il volto del federalismo italiano è stato indubbiamente Carlo Cattaneo. Lombardo di origine, cresciuto nella capitale meneghina, Cattaneo è un figlio dell'illuminismo, laico e razionale. Il modo di pensare di Cattaneo è letteralmente carta canta, vediamo cosa c'è sul tavolo e di conseguenza agiamo e sviluppiamo una soluzione.
Nel caso di Cattaneo questa ha preso forma nella federazione. Cattaneo cresce nella Milano austriaca e infatti inizialmente si batte per l'autonomia locale del Lombardo-Veneto. Quando scoppiano le 5 giornate di Milano vi partecipò e addirittura prende parte al governo provvisorio di Milano. Qui capisce che non c'è dialogo, non c'è possibilità di dialogo tra gli italiani e i tedeschi. Cattaneo rifiuta addirittura la sottomissione della Milano insorta ai Savoia perché un potere centralizzato è uguale all'altro. Il modello concepito da Cattaneo per l'organizzazione della penisola italiana federale è quello comunale. La città comune deve avere un'autonomia locale, le sue leggi e il suo governo. Nei suoi scritti Cattaneo ipotizza quelle che potrebbero essere le problematiche di un'Italia riunificata sotto il Piemonte. Cattaneo prevede, per esempio, l'abbandono di quei territori italiani troppo diversi dal Piemonte, come il Mezzogiorno, oppure un'eccessiva burocraticizzazione dell'Italia. Dopotutto, se ogni paese è un mondo a sé stante, devi fare almeno una legge per ogni realtà esistente. A voi l'ardua sentenza se ci aveva visto lungo. I paesi presi in considerazione come modello sono ovviamente il gigante dormiente a stelle e strisce, che di lì a qualche anno cadrà nella guerra civile, e ovviamente la vicina Svizzera, la realtà con cui Cattaneo è entrato in contatto più volte durante la sua vita e che faceva da modello per la federazione. Il modello federazione italiana fallì di fronte al rinnovato e modernizzato esercito sabaudo. Il Piemonte aveva la forza militare per non scendere a compromessi con gli altri, ma fare l'unità come voleva lui. Giusto per ricordare di questi tempi quanto sia importante un deterrente militare. Ecco, per spiegare la prossima idea e le prossime idee mi sono fatto aiutare da una persona in realtà, una persona che magari qualcuno di voi, qualcuno che bazzica di questi argomenti che discutiamo sul canale, conosce già. Sto parlando del presidente di Pro Italia, Matteo Brandi. Con il proclama di Rimini del 30 marzo 1815, il generale francese Gioacchino Murat, re di Napoli, ormai circondato dai nemici, decide di tagliare la testa al toro e giocarsi il tutto per tutto. L'appello si apre così: Italiani, l'ora è venuta che debbono compiersi gli alti vostri destini. La provvidenza vi chiama infine ad essere una nazione indipendente. L'Italia viene evocata come un soggetto unico, chiamato a riconoscersi tale, in un grido comune. Riprendendo il proclama, dall'Alpi allo stretto di Scilla odasi un grido solo: l'indipendenza d'Italia. L'idea murattiana di Italia ha due caratteristiche: è immediata ed è militare. Una nazione che nasce dall'azione, nella guerra contro lo straniero, prima ancora che in un progetto istituzionale. Tuttavia, questo appello nazionale è profondamente intrecciato alla figura di Murat stesso, che tenta di legare la causa italiana alla propria legittimazione dinastica, alla sopravvivenza del suo regno. Un'ambiguità inevitabile dato il ruolo del generale stesso. Ora, il progetto murattiano per l'Italia fallisce rapidamente a causa della sua debolezza politica e militare. Per non parlare dell'isolamento internazionale in cui Murat si trova nel 1815. Dopo il proclama di Rimini, l'appello all'insurrezione nazionale non ottiene il sostegno sperato. Le elite italiane diffidano di Murat, visto come un sovrano napoleonico in cerca di appoggi, e le popolazioni si mobilitano ben poco. La diplomazia poi è un disastro. Murat rimane senza alleati potenti dopo la caduta definitiva di Napoleone, con il quale i rapporti peraltro si sono parecchio deteriorati, e si scontra con la netta superiorità militare austriaca. La sconfitta nella campagna contro l'Austria e il successivo rovesciamento del Regno di Napoli porteranno alla sua fuga e infine alla cattura e alla fucilazione a Pizzo sempre nel 1815. Ma si può dire che il proclama di Rimini resti un testo simbolico, non l'atto fondativo dell'unità, ovviamente, ma un manifesto politico che parla apertamente di indipendenza dell'Italia. Un'anticipazione, se vogliamo, seppur simbolica, di quello che sarà il Risorgimento. Se a questo aggiungiamo l'esperienza precedente della Repubblica Napoletana del 1799, detta anche partenopea, a cui aderirono molti intellettuali e patrioti meridionali, assieme ai tanti moti siciliani repressi con durezza dai Borbone, possiamo dire con certezza che vi fossero già le basi per il processo unitario anche nel Sud Italia. Come abbiamo detto già prima dei moti del 48, le persone intuivano che si sarebbe andati via via sempre di più verso l'unità nazionale. A tutti sembrava più naturale una federazione, ma con uno Stato federato c'è un problema. Chi lo comanda?
Questa è la domanda che era diffusa tra i salottini dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio era la zona di territorio italiano quanto più arretrata possibile. Per ovvi motivi la struttura dello Stato era antecedente a quella della Rivoluzione francese. Si trattava di una monarchia teocratica. Il Papa aveva sia il potere spirituale che quello temporale. C'è però un sempreverde nella storia d'Italia. Gira che ti rigira, il clero è istruito, sempre, c'è poco da fare. Quindi anche negli spazi della curia romana iniziano a pensare su quanto potrebbe essere vantaggiosa l'opportunità della riunificazione italiana. Papa Pio IX eredita lo Stato Pontificio ben conscio dell'arretratezza dello stesso, motivo per cui si iniziano a intavolare progetti di modernizzazione e di riforme sociali, con una lentezza inimmaginabile, se paragonata al resto dello stivale. Tra le riforme dello Stato c'è anche una postilla. Se la potenza dello Stato Pontificio cresce, allora possiamo ergerci come guida della causa italiana. Facciamo chiarezza su una cosa importante del Risorgimento. La riunificazione della penisola italiana avvenuta nel 1861 per la maggior parte è una parte del Risorgimento. La prima parte del Risorgimento non è ricucire lo stivale, ma è semplicemente cacciare lo straniero. E se con qualche intrigo di palazzo, di cui il Vaticano era ed è campione, si riesce a scalzare l'austriaco in modo pacifico per mettere qualcuno che risponda al Papa, ben venga. Prima della primavera dei popoli l'Italia è sì frammentata, ma di repubbliche neanche l'ombra. Tutti regni educati, gente per bene, gente con cui si può parlare, motivo per cui negli ambienti clericali nasce l'idea della Confederazione Italiana, idea che prevede l'unione degli stati preunitari, appunto uniti in una confederazione, con l'abbattimento di ogni dogana. E ovviamente l'unica persona che può guidare questa cosa e poi divenire una sorta di capo della confederazione è il Santo Padre, primus inter pares, l'unico svincolato da rivalità nobiliari. Gli ambienti papali non presero assolutamente in considerazione l'idea dello Stato centralizzato, proprio perché se io centralizzo tutto su modello piemontese, piuttosto che su modello borbonico, piuttosto che su modello papalino, allora il cattolicesimo, che funge da collante comune, perde di importanza. Rispettiamo quindi la secolare tradizione italiana delle 1000 città, perché così stai sicuro che il cattolicesimo non perderà mai di importanza. La visione papalina della Confederazione Italiana va in fumo principalmente per due motivi. Il primo è il 48, quando si tira un po' troppo la corda per gli ambienti conservatori, quindi sì, i sovrani stranieri vengono cacciati, ma vengono proclamate anche le repubbliche. Che pretesa posso avere di fare una confederazione di repubbliche, ma poi mi metto io come capo monarca teocratico, su via. Il secondo motivo è quando la riunificazione dello stivale prende la strada della guerra aperta, per giunta contro l'Austria. È un fatto noto che durante la prima guerra d'indipendenza ci sono stati tutti gli italiani e ci sono state anche le truppe papali, ma all'ultimo il pontefice dà l'ordine di ritirare le truppe, ordine che fortunatamente verrà poi ignorato. Il motivo è che, giustamente, i vescovi e gli ambienti clericali hanno fatto notare al Santo Padre quanto sarebbe carino non massacrare nessuno se poi predichiamo di porre l'altra guancia. Oltre a questo, non si può fare la guerra all'Austria, è fuori discussione. Insieme alla Francia è l'amico più importante che abbiamo in Europa, qualcuno che ci vede bene e che potrebbe anche fare da garante. La costola più realistica e più importante per un progetto di Italia federale con egemonia papalina ha però un volto, ovvero quello di Antonio Rosmini. Rosmini è stato un teologo e presbitero, vuol dire che era una persona non facente parte direttamente del clero, ma a cui era consentito presidiare il rito religioso. Insomma, se commissionato poteva fare il sacerdote, e fu anche un caro amico di Alessandro Manzoni. Rosmini elaborò un'idea molto simile a quella degli ambienti clericali, ma semplicemente realistica. Sì, Confederazione Italiana, ma con Costituzione. Stiamo andando tutti in quella direzione, tutta l'Europa sta andando in quella direzione. Cosa giochiamo? Ancora a fare il monarca assoluto? Ma dai! Svecchiamento e ammodernamento dello Stato della Chiesa. Usciamo per favore dal feudalesimo. Il Papa non deve governare, il Papa diventa tutto e niente, diventa il rappresentante, diventa capo di Stato. Chi governa davvero però è il Parlamento. Ultimo, ma non meno importante, la laicità dello Stato. Ebbene sì, nonostante nasca da una mente cattolica e credente, questo progetto riconosce l'importanza della laicità dello Stato.
però con primato assoluto della religione cattolica. Le cause del fallimento delle idee di Rosmini sono grossomodo analoghe a quelle di Pio IX. È bene ricordare però che non solo erano ben viste dagli ambienti clericali ed ecclesiastici, ma la Pax Cattolica era ben vista anche dagli ambienti moderati e liberali, specie quelli meridionali, già da tempo in ottimi rapporti con la Santa Sede. L'idea d'Italia proposta da Gioberti nasce da una convinzione: la nazione italiana possiede già nella propria storia e nella propria cultura le risorse per il riscatto politico. Nel suo saggio Del primato morale e civile degli italiani, Gioberti afferma chiaramente che l'Italia ha un ruolo storico unico, data la sua centralità nella civiltà europea. Basta leggere la sua celebre esaltazione: voi italiani siete il primo popolo del mondo. Voi avete primato civile e morale sopra tutti. Questo primato non è solo culturale, ma soprattutto religioso. Il cattolicesimo e il papato costituiscono per Gioberti il principale fattore di unità e di legittimazione morale della nazione. E da qui deriva la sua netta avversione per le rivoluzioni anticlericali come quella francese, giudicate distruttive perché spezzano il legame tra popolo e religione, alienando le masse cattoliche e generando conflitti che minano la stabilità del progetto nazionale. Per Gioberti, infatti, ciò che finisce per contrapporre Stato e Chiesa priva l'Italia di una legittimazione morale condivisa. Quindi la rinascita nazionale deve avvenire attraverso riforme graduali e appunto condivise, capaci di integrare l'autorità religiosa nel progetto politico. Altrimenti è il caos. In alternativa alla via rivoluzionaria, quindi, Gioberti immagina per l'Italia una soluzione che verrà chiamata neoguelfa. Che cos'è? Una federazione di stati italiani o confederazione, ciascuno retto dal proprio sovrano sotto una funzione di guida morale del pontefice. Ma non si parla di immobilismo, attenzione, c'è una strategia riformistica che mira a evitare il trauma della rivoluzione e a costruire l'unità attraverso il consenso, valorizzando la tradizione invece di distruggerla. Questa visione troverà una momentanea credibilità nel clima politico degli anni 40 dell'Ottocento, soprattutto nel famoso 48 e dopo l'elezione di Pio IX, quando l'idea di un papato promotore dell'unità nazionale apparirà per un breve periodo storicamente possibile. Faccio un piccolissimo riassunto delle 3 idee papaline, perché mi rendo conto che potrebbero essere confuse le une con le altre, ma in realtà sono tutte una faccia della stessa medaglia, diciamo così. La confederazione immaginata da Pio IX e comunque dagli ambienti della curia è un qualcosa di molto teorico e lontano dalla realtà, ovvero confederazione di stati italiani, cacciamo lo straniero ove possibile e il Papa diventa di fatto capo di Stato e capo del governo di questi stati che si sono uniti. Una costola di questa idea viene rielaborata da Rosmini, che semplicemente la rende attuabile, quindi mettiamo la Costituzione, il Papa è relegato a capo di Stato e figura rappresentativa, ma poi si governano da soli gli stati, per poi passare al lato opposto, cioè il neoguelfismo, dove il Papa viene proprio relegato a figura spirituale e rappresentativa, nemmeno un capo di Stato. Il Papa è solamente quella cosa nei momenti di dubbio che bisogna ricordare che siamo tutti italiani e ci siamo uniti anche per quello. Per Mazzini, l'Italia, in quanto patria, non è mai una semplice questione di confini o di assetti istituzionali, ma una realtà etica da costruire attraverso la coscienza e l'impegno dei cittadini. La patria, nella definizione più celebre dello stesso Mazzini nel libro Doveri dell'uomo, non coincide solo con il suolo. E infatti scrive: la patria non è un territorio, il territorio non è la base, la patria è l'idea che sorge su quello, è il pensiero d'amore, il senso di comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio. Prima ancora dell'unità politica, dunque, è necessaria l'esistenza morale della nazione, e infatti Mazzini scrive: prima d'associarsi con le nazioni che compongono l'umanità, bisogna esistere come nazione. Tutto parte dall'educazione civile e dalla partecipazione popolare, ma rifiutando sempre qualsiasi soluzione calata dall'alto. Per questo Mazzini non vede di buon occhio la monarchia sabauda, non perché incapace di unificare materialmente l'Italia, ma perché incapace di fondarla sul principio della sovranità del popolo. Una monarchia, anche costituzionale, resta per lui legata al privilegio dinastico e al compromesso diplomatico. Rischia di creare uno Stato senza popolo o una nazione senza cittadini. La Repubblica, al contrario, rappresenta il punto di arrivo dell'unità nazionale.
Per Mazzini, infatti, non si tratta solo di una forma di governo, ma di un ordinamento fondato sull'eguaglianza, sul dovere e sulla responsabilità collettiva. Per questo un'Italia monarchica appare ai suoi occhi un'Italia incompiuta. Una repubblica invece può incarnare pienamente la missione storica del popolo italiano, nel processo di emancipazione di tutti i popoli europei. Tutte le azioni del pensatore genovese vanno inquadrate in tal senso, ed è per questo che è sempre coinvolto nelle rivoluzioni che infiammano il vecchio continente. Dopo l'esperienza nella Carboneria, con tanto di arresto ed esilio, fonderà nel 1831 la Giovine Italia, che farà da motore per tutta una serie di insurrezioni, fallite ma significative. I moti del 1833 in Piemonte e Liguria, le spedizioni del 1834 tra Savoia e Genova, per cui verrà condannato a morte dai Sabaudi, la Repubblica Romana del 1849, dove, come membro del triumvirato insieme ad Armellini e Saffi, tenterà di tradurre in istituzioni il suo ideale di nazione, fondata sulla sovranità del popolo, sulla laicità e sui diritti civili, tant'è che nascerà una Costituzione molto avanzata per l'epoca. La Repubblica Romana, si sa, cadrà sotto i cannoni francesi, con buona pace del trittico Liberté, Égalité, Fraternité, ma Mazzini non si arrenderà mai e continuerà a sostenere e ispirare nuove iniziative insurrezionali, come la spedizione di Sapri del 1857 o i moti democratici degli anni 60. E morirà amareggiato per la nascita dell'Italia sabauda. Ancora oggi, quando parliamo di politica e attualità e guardiamo una carta della penisola italiana, vediamo un tricolore, non quello che vorremmo però. Solitamente il nord Italia è verde con un sacco di frecce che vanno verso l'alto e con un sacco di dati positivi. Il centro Italia è giallo con delle crescite generiche e ridotte, e poi c'è il meridione che è rosso con frecce che vanno in pendenza per qualsivoglia motivo. Nonostante oggi l'Italia sia più unita che mai, nel nostro immaginario collettivo siamo comunque abituati a vederla in 3 blocchi. Così l'aveva immaginata anche Giacomo Durando. Fratello del più famoso Giovanni Durando, Giacomo è anche lui un militare ma anche politico. Nel lontano 1846 pubblica il suo saggio Della nazionalità italiana, opera che critica ampiamente il sistema politico italiano e la situazione della penisola, dicendo come chi governa non fa gli interessi degli italiani ma è troppo occupato a rafforzare il potere della propria dinastia. Durando propone una riunificazione dello stivale in 3 blocchi: uno stato del nord Italia, uno del centro e un non troppo diverso regno delle 2 Sicilie. Ovviamente, dato che siamo prima della primavera dei popoli, la costituzione di questi 3 regni va a braccetto con l'ordine costituito, quindi i Savoia nel nord, i Borbone nel sud e al centro possibilmente gli Asburgo-Lorena piuttosto che il Papa. Papa che tra l'altro avrà uno stato a sé stante, limitato però alla città di Roma, non certo a 1/3 dell'Italia. Neanche a dirlo, è anche qui il 48 a porre fine all'approccio moderato. I progetti per i 3 blocchi italiani vengono ampiamente rispolverati e si trovano seriamente vicino all'attuazione dopo il 48, in quel famoso decennio di preparazione che il Piemonte attuò in vista della prossima guerra all'Austria. In questo lasso di tempo Cavour e Napoleone III si accordano per ridisegnare l'Italia una volta vinta l'Aquila Bicefala. Ricordiamo tra l'altro che il piccolo Piemonte può permettersi di bussare e di parlare alla pari con la Francia solo perché si è fatto ben conoscere nella guerra di Crimea. Nei famosi accordi di Plombier viene accordato la creazione del Regno dell'Alta Italia, ovvero il Piemonte espanso, comprendente il Lombardo-Veneto e vaste porzioni del territorio della Romagna. L'intoccato Regno delle 2 Sicilie, già in amicizia con la Francia, sarebbe rimasto ai Borbone, se non addirittura alla discendenza di Gioacchino Murat. Abbiamo poi il Regno dell'Italia centrale, ovviamente non certo nelle mani degli Asburgo-Lorena, detestati un po' da tutti, ma affidato ai duchi di Parma, e anche in questo caso abbiamo un ridotto stato della Chiesa, in piena competenza del Papa, ma esplicitamente sotto protezione francese. Attenzione, passaggio chiave: una volta creati questi 3 regni più quello pontificio, comunque poi sarebbero stati protagonisti di una confederazione, quindi sì, anche in questo caso, seppur ridotta all'osso, si parla di federazione. Anzi, ora più che mai sembra sensato, perché anche la Germania parallelamente sta evolvendo in quella direzione. Anche in questo caso il rappresentante morale di questo blocco a 3 stati,
sarebbe stato il Papa. Da quello che sappiamo, quella che è la soluzione dei tre regni poteva anche essere l'ennesima congettura di Cavour. Dopotutto Torino, Milano e Venezia assieme, modernizzate col metodo piemontese, avrebbero potuto perfettamente inglobare nel corso degli anni tutto il resto della penisola, sia militarmente che pacificamente. Sta di fatto che la seconda guerra di indipendenza andò decisamente meglio del previsto e permise allo Status Abaudo di ricucire assieme gran parte del nostro stivale. Celebre l'incontro a Teano tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi. Leggenda vuole che quest'ultimo pronunciò la famosa frase "Saluto il primo re d'Italia". Da qui il resto è storia. E anche per oggi abbiamo finito. Prima cosa da fare ovviamente è ringraziare nuovamente Matteo per la partecipazione a questo video. Trovate praticamente ogni cosa in descrizione, dai suoi social al suo podcast Ritorno Esperia, che vi consiglio di ascoltare. Non escludo collaborazioni future, magari io da lui la prossima volta oppure nuovamente lui da me. E per il resto invece ringrazio anche voi come sempre per aver guardato tutto il video. Mi raccomando, mettete hype, lasciate like, iscrivetevi al canale, anche ai suoi. Io vi ringrazio per aver guardato tutto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!